Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Skull e oggi andremo a vedere tutte le respirazioni in Demon Slayer. Giusto, questa non è una classifica ma un elenco, quindi non fate domande stupide qui sotto nei commenti. Numero 1. Respirazione della bestia di Inosuke Ashibara. Questo tipo di respirazione è caratterizzata da mosse selvagge e irregolari, insieme alla capacità di migliorare immensamente la forza grezza dell'utilizzatore. È stato sviluppato dopo essere stato allevato dai cinghiali sulle montagne da Inosuke. La respirazione imita i movimenti dei cinghiali o anche di altri animali. Oltre al semplice attacco, è molto utile per l'orientamento. Ci sono tecniche come il settimo kata, cognizione spaziale, che permette di individuare il nemico immediatamente. Questo stile è sfrontato e rozzo, proprio come il suo utilizzatore. 2. Respirazione della terra di Gyomei Himejima. Lo stile di combattimento e respirazione imita la terra e la pietra, in particolar modo la robustezza e la fortificazione della terra. Le forme conosciute utilizzano il terreno sottostante e il vasto ambiente circostante per generare potenti attacchi specializzati sia in attacco che in difesa, priorizzando l'agilità e una grande manovrabilità, ma comunque con colpi molto pesanti. Di fatto preferisce frantumare il teschio del suo nemico invece di tagliare via la testa. 3. Respirazione dell'insetto di Shinobu Kocho. È molto potente e letale per i demoni, e direi anche che è l'opposto della respirazione precedente. Questa respirazione imita le punture letali e tagli superficiali degli insetti per trapassare il corpo di un demone con pugnalate e tagli. Qualsiasi Demon Slayer sa che l'unico modo per uccidere un demone è tagliargli la testa con un katana di Nichirin o esporre il demone alla luce del sole. Shinobu ha trovato un altro modo per uccidere i demoni, ovvero con un veleno impresso sulla punta della sua katana, un veleno mortale per i demoni. Le tecniche della respirazione non ci sono ancora state mostrate tutte. Lei stessa afferma che preferisce combattere col veleno invece delle tecniche appariscenti. 4. Respirazione del fiore di Kanao Tsuyuri. È caratterizzata da un mix di movimenti eleganti e agili. L'utilizzatrice usa l'agilità e flessibilità per sconfiggere i demoni. In totale sono 4 kata, ma soltanto per l'inferiorità dei kata non è da sottovalutare. Infatti è il come li usi a fare la differenza. 5. Respirazione del suono di Tengen Uzui. Tengen in battaglia legge i movimenti dell'avversario e li converte in suoni a seconda del ritmo dei loro attacchi. Usa il ritmo della battaglia per creare aperture e usa letteralmente il suono come un'arma perché ha bisogno di un battito specifico. Le spade di Tengen sono molto più grandi del normale e collegate tramite una catena di metallo che nel caso può estendere la sua lunghezza tenendo con le dita la punta della sua seconda spada. Si dice che raramente fa più di 2 attacchi contro i demoni di alto rango. 6. Respirazione del serpente di Obanai Iguro. Lo stile di combattimento e la respirazione imita i serpenti, in particolare i loro movimenti e potenti morsi. Questa respirazione deriva dalla respirazione dell'acqua ed è caratterizzata dalla sua natura flessibile e imprevedibile, proprio come fanno i serpenti. Questo stile di respirazione ha 2 punti utili. 1. Proprio come un serpente, la sua katana ha una forma serpentesca, come la spada indonesiana Chris. E 2. Con questa respirazione si può combattere anche senza l'ausilio della katana, rendendo ancora più utile questa respirazione. 7. Respirazione dell'amore di Mitsuri Kanroji. È molto differente dagli altri stili, si basa sull'emozione dell'amore. La maggior parte, se non tutte le tecniche, formano una combinazione di attacchi simili a frustate, che utilizzano flessibilità, destrezza, agilità e velocità impressionanti. Questo stile di respirazione è stata creata da Mitsuri Kanroji dopo aver alterato il respiro del fuoco per soddisfare le sue esigenze e quindi può essere eseguito solo da lei a causa della sua forma unica del suo corpo, che la rende incredibilmente flessibile e agile, ma possiede pure una forza disumana a causa dei suoi muscoli che sono 8 volte più densi di quelli di un normale essere umano, permettendole di sferrare colpi veloci e potenti e di muoversi senza ostacoli perché il suo corpo non è fisicamente ingombrante. Già, non è fisicamente ingombrante. Si può anche presumere che questo stile di respirazione richiede una katana simile ad una frusta. 8. Respirazione della nebbia di Muichiro Tokito. Questo stile di respirazione e combattimento imita il vapore e la nebbia. Questa respirazione, infatti, è simile alla respirazione della bestia, visto che entrambi derivano da quello del vento. Questo stile di combattimento fa affidamento su tagli rapidi, mentre foschia e nebbia disorientano il nemico. 9.
Respirazione del fulmine di Zenitsu Agatsuma. Beh, di lui non c'è molto da dire, si sa bene o male tutto, no? Sa usare solo una tecnica, il lampo improvviso, che a seconda dei momenti può avere anche più estensioni del primo kata. Per esempio il Six Falls, o in italiano 6 ripiegature, aumentando così la letalità della tecnica. 10. Respirazione dell'acqua di Tanjiro Kamado. Che dire, anche di questa respirazione bene o male si sa tutto, ed è anche la più comune da avere nel corpo dei Demon Slayer. È conosciuta per la sua flessibilità e flusso degli attacchi, proprio come le correnti d'acqua. 11. Respirazione del vento di Sanemi Shinazugawa. La respirazione è caratterizzata da potenti tagli improvvisi ma irregolari, che coprono un'ampia area di effetto, rendendosi utile in combattimenti in mischia. Questa tecnica crea una barriera di vento proteggendo l'utilizzatore, molto utile direi. 12. Respirazione del fuoco di Kyojiro Rengoku. Il respiro del fuoco imita il potere ardente del fuoco, rendendolo molto potente e molto pericoloso a differenza di alcuni. Questa respirazione viene tramandata dalla famiglia di Rengoku, di generazione in generazione. 13. Attenzione, ci potrebbero essere degli spoiler. La respirazione del sole è uno stile di respirazione conosciuta e insegnata solo dalla famiglia Kamado. Anche esso viene trasmesso di padre in figlio in ogni generazione insieme agli orecchini Hanafuda. La famiglia di Tanjiro utilizza lo stile di respirazione all'interno di una cerimonia praticata ogni nuovo anno, in cui si offre al dio del fuoco una danza dal tramonto all'alba per scongiurare le malattie. Tuttavia, altre persone possono imparare questo. Questi erano 13 stili di respirazione. In teoria ci sta anche un'altra, la respirazione della luna. Però si ha molte poche informazioni. Si sa solo che questa respirazione della luna è fatta per i demoni dai demoni. Almeno è quello che so io. Poi non lo so. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche perché è il mio primo video proprio fatto ad hoc. Se vi è piaciuto mettete un bel like, che oltre a supportare me supporta anche il canale, e noi ci rivediamo in un prossimo video.